Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results. Oggi voglio parlarti di cosa sto facendo con gli investimenti e diciamo quello che è attorno agli investimenti in questo periodo. Spero che la cosa sia utile, ti sia di interesse, ti prego di commentare quello che vuoi, di dirmi la tua opinione riguardo a quello che stai facendo anche tu magari o quello che vuoi, ma parliamo, quello che vorrei proprio che riuscissimo a parlare. E allora, vediamo un pochino cosa di tornare indietro magari di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Ritorniamo all'inizio del 2022. Ebbene, dopo siamo arrivati al 2022 dopo 2 anni di pandemia. Pandemia cosa ha voluto dire? Ha voluto dire tutta una serie di restrizioni che abbiamo vissuto tutti, lo sappiamo benissimo, che sono restrizioni nella socialità e nel mondo, nella socialità e nel mondo sociale, diciamo la necessità di difenderci contro il virus. Ha visto molte aziende in settori che vivevano di socialità, come quello dei trasporti per esempio o del turismo, che hanno avuto dei danni veramente notevoli, ma anche le altre aziende hanno avuto grossi problemi a causa dell'interruzione della produzione per almeno un paio di 2 mesi circa, no? Che è successo. Questo cosa ha portato? Ha portato che praticamente nel 2020 abbiamo visto, come vi ho già detto altre volte, un calo del prodotto interno lordo. L'Italia è andata al meno 8%, mi sembra, giù di lì era dei valori veramente incredibili, ecco, riguardo a quello che normalmente si considerava un momento in cui di recessione economica. Ebbene, da questo anno poi successivo, nel 2021, c'è stata una ripresa, sono arrivati i vaccini, abbiamo cominciato a tirare un po' il respiro, le banche hanno dato, centrali hanno dato grandissima disponibilità di liquidità facendo bene, e naturalmente gli stati, l'America, l'Europa e gli stati europei si sono indebitati per cercare di aiutare appunto l'economia ad andare avanti. Quindi siamo arrivati alla fine del 2021, in effetti con dei risultati, come molti si aspettavano, positivi, perché molte aziende hanno avuto appunto, comunque l'economia in generale è andata bene sia in Europa che in America, pur avendo dei problemi collaterali, degli effetti collaterali. Gli effetti collaterali che sono quelli dell'inflazione. Non eravamo abituati ad avere inflazione perché praticamente dalla grande recessione del 2008-2009 praticamente l'inflazione è sempre stata sotto il 2%, addirittura le banche centrali cercavano di fare qualcosa per aumentare al 2% questo valore di inflazione. E ci siamo trovati alla fine dell'anno scorso praticamente con inflazioni che cominciavano a toccare il 5, il 6, adesso l'America è arrivata a superare addirittura il 7%, con altro effetto collaterale, mancanza di materie prime, il problema di microchip che hanno rallentato molte aziende, il costo delle materie prime che è salito alle stelle, il costo dell'energia che è salito alle stelle, petrolio, gas. Ok, ci siamo trovati a questo punto a gennaio e l'auspicio e la speranza, quantomeno la mia, era quella che il 2022 avrebbe potuto essere un anno veramente di ripresa. Ed ecco che è arrivato il 23 di febbraio in cui Putin fa una cosa che tutti stiamo vedendo e che probabilmente in pochi si aspettavano e nessuno si augurava: l'invasione dell'Ucraina. L'invasione dell'Ucraina ha portato una devastazione naturalmente al paese stesso, che è assolutamente deprecabile. Abbiamo visto veramente che
diritti fondamentali anche dei popoli sono stati veramente presi sotto e messi sotto le scarpe. Il primo è l'autodeterminazione dei popoli, cioè l'integrità di una nazione che viene messa in discussione da un invasore, no? Tutto questo ha portato naturalmente una grande ulteriore come dire, onda di instabilità. Questa onda di instabilità che cosa sta portando? Ha portato le borse naturalmente a ridimensionarsi e a perdere di valore, no? Però è stata una perdita di valore, come abbiamo visto anche nei periodi precedenti. Sembra che le borse siano abbastanza anestetizzate, nel senso che almeno questo è il mio parere. Perché? Perché di fronte a degli eventi che sembrano così incredibili, comunque la reazione è sempre molto contenuta. Questo va bene per chi ha investito in fondi o in altre cose che tutto sommato non vede dei grandi così, cambiamenti e magari non tali da farsi prendere dal panico. Quindi, che cosa ho fatto e che cosa ho pensato? Naturalmente te lo dico proprio per condividerlo con te e anche per creare un dialogo con te. Cerco in tutto me stesso di fare quello che mi sono prefissato, cioè di fare il value investor, cioè l'investitore di tipo value. Cosa ho fatto? Avendo comunque tenuto della liquidità, appunto aspettando momenti in cui si potesse entrare con degli investimenti, in effetti ho avuto la possibilità di comprare delle azioni in questo periodo. E giusto per dirtelo, ma non vuole essere un consiglio di acquisto, assolutamente, è solo per, lasciami dire, scopo didattico, te lo dico. Ho comprato Stellantis, che è l'azienda che è nata dalla joint venture della Fiat Chrysler con la Peugeot Citroën, nella borsa di Milano. Ho comprato Signet Jewelers, che è un'azienda di gioielleria americana, una delle più grandi, la più grande, diciamo, più grande azienda che vende gioielli fatti anche con diamanti, ok? E ho comprato GI3, che è un'altra azienda americana sempre nel settore dell'abbigliamento. Perché le ho comprate? Le ho comprate perché dai calcoli e dallo studio di queste aziende ho visto che sono arrivate ad un prezzo, come dicevo anche altre volte, al di sotto del value, almeno di un 20%, e quindi ho comprato. Naturalmente il punto importante nell'acquisto è capire quando farlo, e quando farlo, perché la tendenza e la volontà sarebbe quella di riuscire proprio a prendere il prezzo minimo per massimizzare i profitti futuri, ok? Però chi conosce quando il prezzo minimo sarà toccato? Quindi quando in effetti ho definito che il prezzo di mercato era in un valore in un range di valore che mi permetteva di entrare, io a quel punto lì sono entrato e tengo le mie azioni lì. Ok? Questo perché? Perché se i calcoli che abbiamo fatto e le valutazioni che abbiamo fatto, se l'azienda è un'azienda che ha un vantaggio competitivo elevato, che ha un ottimo management, che produce cash e quindi ha un indebitamento basso, questo tra l'altro particolarmente importante in questo periodo di alta inflazione, allora, se tutto questo con uno storico conosciuto e che dimostra la qualità dell'azienda, quello che io mi posso aspettare dall'acquisto dell'azione di un'azienda è che il prezzo di questa azione raddoppi o anche di più nel tempo, naturalmente. Il value investing, sai benissimo che parliamo di anni. Questo sono fatti anche lì, sono stati fatti molti studi
che fanno vedere chiaramente che gli investimenti nel lungo periodo sono quelli che rendono di più. Rendono di più. Questo fatto sia nelle azioni che anche con gli ETF, cioè prendere, comprare al momento opportuno e lasciare lì è la cosa migliore che possiamo fare. Un'altra cosa che volevo sottolinearti è il discorso del value, non riguarda solo un aspetto economico, non riguarda solamente il prezzo dell'azienda, ma riguarda l'azienda nel suo insieme. Cioè l'azienda che io ho cercato di selezionare, che Value Investing Store normalmente selezionano, sono aziende che fanno un lavoro utile alla società, cioè portano qualcosa di buono alla società e lo fanno utilizzando dei principi etici e morali che devono essere rispecchiarsi nei nostri. Ora, fare affari, tra virgolette, con aziende che non rispettano questi requisiti appunto etici portano i nostri investimenti ad essere a rischio. E ti faccio l'esempio è quello del gas che l'Europa compra dalla Russia. Putin si sapeva che personaggio era e cosa stava facendo in Russia. Si sapeva che era una persona che non andava tanto per le sottile con le persone che erano contro la sua politica, quindi si sapeva che incalcava i principi base, no? I principi etici base. Eppure si è fatto un contratto di acquisto di gas e questo gas è il tallone di Achille in questo momento quantomeno nel contrastare la Russia, perché di fatto la Russia sta facendo qualcosa di abominevole e l'Europa sta pagando una parte dei soldi che la Russia sta pagando per bombardare l'Ucraina. Ora, se questo affare fosse stato fatto valutando anche gli aspetti etici, non sarebbe dovuto essere in piedi. Perché ci troviamo nei problemi che abbiamo attualmente a causa di queste scelte. Quindi anche noi nel nostro piccolo è molto importante che ci concentriamo su aziende che abbiano principi etici e valori che rispecchiano quelli nostri. Ok? Quindi in generale questo è quanto appunto ho fatto in questo periodo. Naturalmente mi sto tenendo una liquidità a disposizione perché le incertezze in questo momento sono molto elevate. Ecco, e se tu sei un giovane e quindi stai costruendoti il tuo futuro, il consiglio che io ti do, se vuoi prenderlo naturalmente, è quello di investire periodicamente, come puoi vedere nel video che adesso ti metto in evidenza. Fai un piano di accumulo per mettere via dei soldini e di utilizzare un ETF per investire in questo. Periodicamente per crearti appunto un capitale che ti possa essere utile in un secondo momento, magari proprio per essere investito utilizzando anche il value investing. Ecco, con questo io credo e spero di esserti stato utile in qualche maniera. Mi piacerebbe molto sapere cosa pensi a riguardo in generale del periodo, di come ti stai orientando dal punto di vista degli investimenti, cosa stai pensando. Mi piacerebbe molto saperlo. E ti darò naturalmente risposta puntualmente a tutte le cose che vorrai scrivermi o condividere con me. Quindi io ti saluto, ti ringrazio di essere arrivato fino a qui, il video è lungo, lo ammetto, spero che appunto sia utile e ci vediamo alla prossima occasione.